Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul canale. È tornato l'inverno, oggi mi trovo dentro la città di Pietra, nel bosco secolare della Schiero, vicino Prati di Tivo, sono al Gran Sasso. Mi trovo qui al cospetto di questo faggio secolare che ho fotografato in autunno con un colore bellissimo, arancione, rosso, giallo, bellissimo. Oggi mi trovo qui a fotografarlo quasi in bianco e nero. Questa è la prima nevicata veramente importante dell'anno e voglio tirar fuori qualcosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle, rimanete con me perché quella di oggi sarà una giornata veramente incredibile. La fotografia di oggi è veramente è una situazione piuttosto estrema. Mi trovo qui sotto la prima importante nevicata dell'anno e veramente anche abbondante. Vorrei fotografare questo faggio secolare davanti a me. In questo momento sta nevicando, per cui devo trovare una soluzione per raccontare questo ambiente così quasi invernale, anche se in realtà siamo ancora in autunno. Utilizzerò un grandangolo, un 10 mm per includere gran parte della scena. Ci sono delle radici molto belle, interessanti, ramificate e coperte di neve. Ci sono i rami che sono cristallizzati, per cui sicuramente sarà un bel soggetto. Nel frattempo però sta nevicando e questo rende tutto molto più difficile. Vorrei provare a fermare i fiocchi di neve dentro la fotografia oppure effettuare una lunga esposizione e creare un effetto così più dinamico. Dovrò effettuare alcune prove. Per fare questo dovrò posizionare la macchinetta fotografica. Qui ce l'ho nel giubbotto perché sta nevicando, vorrei proteggerla. In questo caso sto utilizzando il cavalletto portatile che uso sempre. E andiamo a creare la nostra composizione. Utilizzerò questo panno per proteggere un po' la macchina e dare un po', proteggerla dalla neve. Vediamo che cosa si può creare da questo ambiente veramente incredibile. Devo essere veloce perché la neve sta aumentando, a tratti è veramente insidiosa e si va a depositare sull'obiettivo. Ho posizionato la macchina molto in basso, ISO 800 perché bisogna essere veloci, non ho il tempo di fare una lunga esposizione, vedremo la neve depositarsi sulla lente dell'obiettivo. Voglio includere dal basso tutto l'albero, quanto
o quanto più possibile, perché è veramente un albero gigantesco. Sicuramente avremo una composizione che dal basso si apre verso l'alto in questa maniera, con questa chioma davvero maestosa. Uno scatto molto veloce, F11, per avere un po' tutto a fuoco. Vediamo che cosa esce fuori. Ho effettuato alcuni scatti qui abbastanza velocemente perché la condizione, vedete da soli, è piuttosto critica. La neve quando soffia il vento casca dagli alberi ed è veramente abbastanza, ecco, fastidioso, in quanto veramente si polverizza e tutta la neve ghiacciata entra dentro il collo, dentro la giacca e soprattutto va a finire sopra la lente dell'obiettivo, per cui insomma bisogna essere piuttosto veloci. Cercherò ora di tornare verso la strada principale per vedere di trovare un'altra composizione. Ho qualcosa in mente e vediamo se posso realizzarlo. Sta nevicando piuttosto forte, inoltre il vento si mette un po' di traverso, fa cadere tutta la neve dagli alberi. È una condizione veramente speciale per essere la fine di novembre, davvero insperata. Dopo un anno così caldo, un'estate così torrida, finalmente è tornata la neve ad imbiancare le montagne e credo che questo sarà un inverno veramente bello a livello fotografico. Ho in mente molte avventure e molte fotografie che vorrei realizzare e spero che il meteo quest'anno mi consentirà di viaggiare un po' per la regione, per l'Abruzzo, alla ricerca di questi ambienti così incantati, dimenticati. Speriamo. Questo posto lo conosciamo, siamo alla Piana del Laghetto. Lì dietro, in mezzo alle nuvole, c'è il Corno Grande e il Corno Piccolo. Chiaramente oggi non è possibile vederlo. Mi trovo qui in un ambiente quasi surreale. Insomma, andare alla ricerca di una fotografia qui è abbastanza difficile perché il soggetto è latita. In effetti volevo fotografare la parete del Corno Grande, però in questo momento è in mezzo alle nuvole. Vorrei a questo punto provare a realizzare una fotografia da quella parte, in mezzo agli alberi. 5 o 6 anni fa realizzai uno scatto, un punta e scatta, utilizzavo ancora la Canon, proprio da quella parte lì, verso gli alberi. C'era una bufera di neve e c'era una condizione quasi come questa, con gli alberi un po' coperti di neve, c'era qualche spruzzo di neve nell'atmosfera, quindi vorrei provare a ricreare quello scatto, anche se veramente è molto difficile ricreare esattamente uno scatto che abbiamo in mente. Dobbiamo valutare ogni volta le condizioni che abbiamo davanti, di fronte, e questa oggi è una condizione difficile ma davvero molto bella. C'è un po' di luce che sta uscendo da quella parte, non so se mi permetterà di fotografare. Devo avviarmi perché il vento si sta alzando.
Il soggetto della fotografia che volevo realizzare sono proprio quegli alberi lì, gli ultimi faggi della faggeta qui della foresta, però purtroppo la condizione è piuttosto diversa, anche se come vedete la neve insomma ce n'è abbastanza, ha nevicato molto, purtroppo sugli alberi non si è depositato, o meglio il vento con queste raffiche forti l'ha fatta volare via, per cui questi alberi non sono belli bianchi cristallizzati come pensavo, come speravo. Si può provare qualcosa di diverso, magari sfruttando un po' questo pendio con gli ultimi capelli dorati di erba che spuntano dalla neve e magari come sfondo appunto gli alberi in lontananza. Bisogna solo provare. Utilizzerò degli ISO abbastanza alti perché non c'è luce, non c'è molta luce, e effettuerò delle prove qui in cima alta, 1600 metri, è l'inizio dell'inverno. A questo punto del pomeriggio la nebbia sta un po' scendendo dietro di me dalle montagne, credo sia più saggio tornare verso la macchina, anche perché è parcheggiata in mezzo alla neve, e magari dirigermi verso il piazzale di Prati di Tivo, e forse lì ho in mente ancora qualche fotografia prima che la notte arrivi e magari o la nebbia copra tutto completamente il paesaggio. Siamo in prossimità di quel tronco che ogni tanto vengo a fotografare. Ci proverò anche oggi, anche se la situazione, come vedete, è piuttosto brutale. C'è una sfera di neve e mettersi contro vento è davvero fastidioso. Procederò ancora per un po' e vediamo che cosa si riesce a fotografare oggi pomeriggio. Questa è la situazione, c'è una bufera di neve qui sotto il Corno Piccolo e ogni operazione di fotografia insomma risulta davvero complicata, difficile, quanto che forse anche inutile, perché insomma siamo in assenza di luce, per cui sarà difficile tirar fuori una fotografia. Voglio provare a fare qualche cosa magari da quella parte lì con quegli alberi, anche se la neve in questo momento tira a vento e si infila nella giacca, sotto qui il collo, nelle macchine fotografiche. Sarà davvero complicato. Proviamo. E purtroppo anche l'avventura di oggi ormai è finita. Avrei voluto fotografare il Corno Piccolo sotto la prima grande nevicata della stagione, però veramente il meteo, anche le condizioni di luce sono proibitive. Praticamente era impossibile realizzare fotografie e esposizioni corrette e interessanti. Ho provato comunque a realizzare degli scatti sotto la bufera di neve. Qualora siano stati interessanti li avrete sicuramente visti passare qui durante il video. Prima di andare via volevo anche
lasciarvi un codice sconto per questi guanti della The Heat Company. Sono molto caldi e sono sicuramente indicati per la fotografia invernale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video escursionistici e fotografici. Date uno sguardo anche al mio sito internet, perché ci sono delle novità per quanto riguarda i workshop e gli incontri fotografici. Qui dal Gran Sasso, dalla primavera grande nevicata della stagione, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!